c'è stata qualche azione da fare sull'Adriatico, è stata fatta un'azione, è stata condotta anche su Brindisi, un'azione, che c'era anche un mio compagno di scuola che ha partecipato a quell'azione lì, che hanno colpito, mi pare, una cacciatorpediniere, hanno colpito Brindisi. E poi ho fatto un'altra azione lì dalle parti di Ancona, che c'ho a casa il disco di un motorista che poi ha partecipato a un'azione di sollevamento a Gibilterra, no? E che racconta come poi è andata a finire. Consonne, mi pare, che chiama Consonne. E praticamente siamo arrivati a passare tutto l'inverno con poco niente, perché non ci fornivano più niente. Si andava in giro qualche cosa, ma la benzina ci veniva negata dai tedeschi, fino ad arrivare a gennaio. A gennaio hanno fatto, al massimo sono arrivato a gennaio che ho fatto l'ultima azione, poi da febbraio, da gennaio in avanti non ho fatto più niente, perché quei pochi velivoli rimasti, quei 2 o 3 velivoli rimasti sul campo di Onate furono mitragliati, e quegli altri si doveva andare a prendere un pezzo da un apparecchio qui per portarlo di là, fare dei trapianti, come si dice. Poi è successo che un bel giorno mi vengono a dire dall'apparecchio che prendi da tutti gli apparecchi che ci sono rimasti, che erano 4 o 5 rimasti, ne prendi 2, no? E mi sono stati indicati 2 apparecchi che c'erano, li devi disarmare, tirare giù tutte le armi completamente. E fa, perché bisogna leggere il carico, gli deve rimanere soltanto un battellino di salvataggio e basta. E molta gente è stata allontanata, ci sono arrivate dei camion, su questi, almeno su uno di questi è stato caricato parecchia della roba, che poi il giorno dopo non l'ho visto più perché mi hanno detto che era partito. Questo apparecchio era partito per la Spagna, mi hanno detto. Un SS-79, è un apparecchio che, guarda, che ti portava a casa, anche colpito duramente ti portava a casa, un bel apparecchio, lo sentivi. Ma si diceva che ero destinato a Mussolini. E meno male che lo portano in salvo a Mussolini. Invece Mussolini, non so, gli hanno consigliato male. Per me, dicevano che non potevo arrivare, che prima dicevano, siccome quando sono andati a Gibilterra hanno fatto scalo a Istres, in Francia, ma loro facevano il calcolo di dire, a noi non interessa, possiamo anche evitare, dicevano i piloti, sentito quando dicevano loro, possiamo evitare Istres se ci portiamo una quota di 3.000-3.500 metri e poi dopo si spegne i motori e si lascia andare giù, no? Per riaccenderli poi a una certa altitudine e riprendere ancora a ritornare a salire, possiamo arrivare, se non proprio sul territorio spagnolo, almeno in prossimità della costa per poter ammarare. Questo diceva, ma poi sì, la cosa non si è fatta più niente. Dell'aereo che è andato non lo so più, non si sa che fine abbia fatto. Del secondo apparecchio doveva partire, ma non so dirle perché a questo punto qua, quando ero interessato per conoscere qualcosa di più, è successo che un comando della 10ª MAS di stanza Gavirate aveva richiesto all'aeronautica, a noi, no, di mandargli un armiere per insegnare ai suoi marò, diciamo, l'uso delle nostre armi, che avevano in dotazione le armi delle 12.7 della Breda, no? E avevo bisogno di sapere, mi si chiama, come funzionare, come farle funzionare, come tutto quanto. E allora mi ha detto, tu sei di Varese, dico io, a Gavirate, vai tu, no? E così io, diciamo alla fine di febbraio, primi di marzo, così
verso il 10 di marzo, il primo 10 di marzo. Mi hanno tirato su, mi hanno mandato via. Da quel momento io ho cessato di vedere cosa è successo nel gruppo, di quello che era il gruppo Fagioli. Mi è successo invece che con questa persona qui, con un capitano della 10ª MAS, capitano Burbero, che mi ha detto: da questo momento lei diventa un Marò. Io ho detto: il Marò se lo tiene per i suoi, e io sono dall'aeronautica e dico il Marò. E lui mi ha detto sinceramente: tu prova a allontanarti di tanto così, io ti faccio fucilare. Morale, che ero guardato a vista, va bene? Ero guardato a vista. E lui mi portava in giro con la sua macchina, che era un 1100, però c'era, diciamo, la cabina di guida, poi c'era il cassonetto e basta. Dietro. Io dovevo stare dietro, seduto, con una mitragliatrice, con una 7.7, per portare in giro lui, che o Milano, o Solbiate o Lona, che c'era un deposito di munizione. Fino ad arrivare, mi si chiama, al 25 aprile, pochi giorni prima del 25 aprile. Prima del 25 aprile, un bel giorno mi dice, mi prende e fa, io e un'altra persona, lui con il camion e io con questa persona su un camion, arriviamo a Solbiate Lona e carichiamo forse un 100-150 casse di munizioni per le 12.7, per le 12.7. E dico, ma da lì poi carichiamo anche 2 o 3 cose, un po' mini anticarro, non so che cos'erano, erano grosse così. E partiamo tutti per Milano, dove arriviamo, dove c'era la sede della 10ª MAS. No? Era il 24 di aprile. E qui c'è la sede qui c'è la piazza Repubblica, mi pare che c'è la piazza Repubblica. E questa qui c'era la via e qui stazionava la 10ª MAS. Di fronte, come arrivare a metà strada di lì, no? C'era una fila di palazzi. Il camion nostro ci ha fermato di fronte a un palazzo là e al primo piano in cantina ci hanno fatto scendere, io e il mio amico siamo sobbarcati a porre giù quelle 130-140 casse che giù in cantina. Poi mi dice: lasciamo qui tutto e andiamo per conto nostro. Ho detto: tu non vai da nessuna parte. Ma questo è il nostro rifugio ben tranquillo. Prima di toccarci dico: signore, morto per morto faccio saltare tutto quanto, che palazzo che c'è dentro. Dico. Questa qui è la nostra fortuna, c'è dentro un tanto di quell'esplosione che non finisce più. E così abbiamo passato la notte tranquilli lì. No. Al mattino ci alziamo, ci vengono a dare il cambio, mi porto dall'altra parte sotto il comando, con una mitraglia, c'erano 4 mitragliatrici montate, no? E vedevo passare i partigiani sul marciapiede davanti, che correvano, qualcuno armato di moschera, qualcun altro no. E quel cretino di quel capitano mi spara, prova a sparare, dico: non sparo un cavolo, dico, non sparo niente, spara, e continua a rompermi scala, e continua a dare ordine a me, e poi un altro. A un certo punto l'ho piantato lì, ma se ti va a cercare, vado a cercare il principe Borghese. Allora sono entrato, sono andato dentro, sono andato su, mi chiamo, dove c'era il telefono, il centralino, per cortesia dico: mi passi la linea con Castano primo, col mio comando, perché io portavo ancora la divisa da aeronave. Guarda, io senza l'ordine del principe Borghese non ti posso fare niente. E dove lo trovo io il principe Borghese? Ma guarda, al piano di sopra sta andando una festa. Oh,